Il re di Francia Luigi XIV, passato alla storia come il Re Sole, fu la prima grande icona del balletto di tutti i tempi. Luigi XIV nacque nel 1638. Primogenito del re di Francia Luigi XIII e di Anna d'Austria, Luigi venne miracolosamente al mondo dopo ben 23 anni di matrimonio della coppia reale. Così la nascita del principe venne salutata come un vero e proprio dono di Dio. A causa della prematura morte del padre, Luigi, a soli 4 anni, divenne re, sotto la reggenza della madre e la tutela del primo ministro, il cardinal Mazzarino. Luigi XIV era un abile ballerino, educato all'arte della danza sin da bambino. Pare che si esercitasse per almeno 2 ore ogni giorno. Infatti, circa un secolo prima, la nobile arte italiana della danza fu portata in Francia da Caterina de' Medici e da allora si era diffusa tra la nobiltà come attività essenziale nell'educazione di un aristocratico, al pari della scherma e dell'equitazione. Come l'italiana Caterina de' Medici aveva ben capito, l'arte poteva essere un potente strumento di propaganda. Così un altro italiano si servì del balletto come strumento politico, il cardinal Mazzarino. Quando Luigi era ancora un bambino, infatti, il regno di Francia fu sconvolto da una guerra civile, la Fronda, scatenata dalla resistenza di alcuni nobili al crescente potere della monarchia. Nel 1653 i principi ribelli furono sconfitti. Sedata la ribellione, il cardinal Mazzarino, allo scopo di promuovere Luigi XIV come monarca assoluto, commissionò un grande spettacolo, il Ballet de la Nuit. Il Ballet de la Nuit simboleggiava le ore della notte ed era eseguito in tempo reale dal tramonto all'alba. Durava quindi tutta la notte e arrivava all'apoteosi con l'apparizione del 14enne re Luigi XIV che danzava nel ruolo del dio Sole. Aveva un enorme significato allegorico. Così come il sole nascente scaccia via i demoni della notte, così il giovane re ridona luce alla Francia dopo la fine della guerra civile. Quale migliore modo di convincere la Francia della grandezza del re? Il Re Sole. Successivamente Luigi XIV fondò l'Accademia Reale della Danza e poi l'Accademia Reale della Musica, nota tuttora come l'Opéra. Qui il re diede l'incarico di codificare le danze di corte, così fu inventato un sistema di notazione per insegnare i passi di danza e per la prima volta furono stabilite le 5 posizioni dei piedi che tuttora formano la base della danza classica in tutto il mondo. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!